Purtroppo ieri, mentre stavamo guidando, dopo 80 km dalla riparazione della nostra frizione, che è stata cambiata completamente nuova, ho cominciato a sentire dei rumori sul semiasse e poi mi sono fermato. Sembrava tutto a posto e per sicurezza sono andato da un gommista per cercare di capire quale fosse il problema, perché pensavo venisse dalla ruota, comunque dal semiasse. Purtroppo era sera. Nell'entrare dal gommista e mettendo il retro ho cominciato a sentire delle vibrazioni pazzesche provenienti dalla cassa del cambio. In quel momento ho spento subito il motore e adesso ci troviamo qui bloccati a Villa Langostura in attesa di un carro attrezzi, perché non voglio assolutamente muovere il Ducato perché temo sia successo qualcosa alla frizione nuova. Non so se è stata montata male, se si è rotto qualcosa dentro. I problemi che ho nell'accendere il Ducato si vedono sia in marcia e sia in folle, quindi c'è qualcosa che non va, ci sono delle vibrazioni molto profonde. Adesso il meccanico mi sta aspettando e tra circa mezz'ora dovrebbe arrivare il carro attrezzi a salvarci, con cui faremo circa 80 km fino a Bariloche. Questa era la gommeria dove ero andato a chiedere ieri quale potesse essere il problema, ma poi proprio in questa posizione, mentre entravo in retromarcia, il furgone ha cominciato a vibrare fortissimo e ci siamo fermati davanti alla casa di questi signori che ieri sera ci hanno visto così col furgone verde e si sono un po' spaventati. Abbiamo detto che eravamo dei viaggiatori. Veramente uno spot per la notte inusuale per noi, però sicuro, siamo stati bene. Se durante il montaggio della frizione ero veramente teso, adesso lo sono ancora di più. Il nostro Ducato c'ha un bel caratterino, secondo me non vuole che gli mettiamo pezzi nuovi, dirà ce la voglio fare con i pezzi vecchi, lasciatemi stare. Povero piccolo Nirvan. Adesso vediamo che cos'hai. Non sto qui a farvi sentire le vibrazioni perché non voglio assolutamente rischiare di rompere qualcosa. Il carro attrezzi qui in Argentina funziona come da noi in Italia. Noi abbiamo un'assicurazione qui in Argentina e il carro attrezzi è incluso. La differenza è forse che qui il carro attrezzi ti può portare dove vuoi e la compagnia dovrebbe rimborsarti, mentre in Italia, se non ricordo male, ti porta dal meccanico più vicino, comunque dal meccanico convenzionato. Adesso non lo so. Il pedale della frizione funziona correttamente e anche le marce entrano, però le vibrazioni, ragazzi, sono eccessive e veramente non è il caso di accenderlo. Come se non bastasse, si è bloccata anche la porta, non riusciamo a chiuderla. Vabbè, questo van ha bisogno di riposarsi per un po' perché gli abbiamo fatto fare troppi chilometri in questi mesi e tantissimo sterrato, quindi ci sta dicendo lasciatemi riposare un po', e infatti tra un po' lo faremo e lo lasceremo un po' a riposo. E intanto siamo qua che stiamo aspettando il carro attrezzi, siamo in questa via dove eravamo venuti per trovare il gommista, però non era quello il problema. Da una parte siamo anche contenti perché ci piace tantissimo la zona di Bariloche, quindi resteremo là altri giorni e niente, stiamo aspettando. È arrivato il carro attrezzi. Hola, buenas, Carlos, mucho gusto. Buen día. Bien, bien. Sí, ayer pasó esto. Bueno, el motor arranca, pero hay mucha vibración en el motor. Yo no quiero... ¿Pero anda un poquito? Sí, pero no quiero, porque hay muchas vibraciones y no quiero que... Porque el kit embrague es nuevo. Y si si ruina, e a che ora vado ad aprire tutto. Adesso il carro attrezzi si allinea e cominciamo a salire. Questa è la terza volta che saliamo su un carro attrezzi. Il primo era stato in Messico quando si era rotta la batteria, il secondo per entrare nel container da Panama alla Colombia e il terzo qua in Argentina. Abbiamo appena caricato il van e adesso ci dirigiamo di nuovo verso Bariloche. E noi viaggeremo dentro il van. Siamo pronti adesso a fare questo viaggio di 90 km. Oggi abbiamo una vista ancora meglio del solito, che siamo più in alto e il signore è stato veramente molto gentile e molto attento alla sicurezza. Infatti si sente molto responsabile anche solo per salire, è stato attentissimo, però vabbè, adesso siamo su e si parte tra poco. Ragazzi, siamo sopra il carro attrezzi. Oggi facciamo strada così. Devo dire che si balla tantissimo qua sopra. Aiuto. Le giostre. Ma ci sarà l'obbligo di cinture per essere trasportati? Io me le metto lo stesso, non si sa mai.
E in questa specie di carrozza moderna percorriamo i 90 km che ci separano da Luis, che già ci sta aspettando. In realtà, ora che siamo sul carro attrezzi, ci stiamo godendo un viaggio panoramico sui laghi della Patagonia, alla fine della ruta de los Siete Lagos, trasportati da un po' di musica e dai colori autunnali delle Ande. Ok, dopo 2 ore siamo arrivati. Ecco il nostro meccanico qua che ci aspetta. Adesso scarichiamo il van, lo mettiamo dal meccanico. Allora, resoconto di Luis. Sono stato troppo pessimista e in realtà non è niente. O meglio, non è la frizione nuova la causa delle vibrazioni. In pochi secondi il meccanico analizza il problema. Si tratta di una vite del supporto della cassa del cambio che si era sfilata. Il supporto del cambio ha anche al suo interno una gomma che elimina le vibrazioni provocate dal motore. Ecco perché anche in folle sentivo delle vibrazioni pazzesche. La vite si era sfilata e io l'ho sentita anche cadere lungo il tragitto. Quindi in poco tempo è stata rimpiazzata con una nuova. Meglio così, davvero. Mejor tornillo que este no vas a encontrar porque si vamos a comprar un tornillo, venden estos tornillos de este color De chino. y son malos. En cambio estos tornillos son de originales de autos y son buenos. Ok. Siamo di nuovo in viaggio e il giorno dopo siamo dove eravamo ieri, dove siamo rimasti bloccati. Alla fine la cosa si è risolta veramente nel migliore dei modi, perché pensavamo potesse essere qualcosa della frizione o qualche problema strano. Dopo 2 ore di strada sul carro attrezzi siamo arrivati lì, ci aspettava il meccanico, anche lui molto preoccupato, anche il nostro amico che ci aveva dato il contatto. Hanno guardato sotto e alla fine era una cavolata, cioè era una vite praticamente. Siamo fatti una risata, però meglio non rischiare perché comunque magari poteva rompersi qualcosa e non sapendo cosa fosse era meglio tornare dai meccanici che ci avevano seguito. In pratica tutte quelle vibrazioni che sentivamo erano dovute a una vite che era la vite che reggeva il supporto del cambio. Comunque una vite importante perché senza di questa fa un gran casino il furgone. Mi sono preoccupato veramente tanto per nulla. No, mi fa ridere perché io comunque ero abbastanza tranquilla perché come sempre finché non si sa cos'è non mi preoccupo, invece Carlo ha sclerato per ore e ore. Potete immaginare una notte a chiamare i vari carri attrezzi ed aspettare qualcuno che ci venisse a prendere per una vite. Abbiamo ripreso la strada che avevamo iniziato ieri e stiamo andando ancora in Cile perché andremo a prendere il radiatore, che anche questo è un pezzo molto importante per il van, e anche 2 gomme che abbiamo trovato a buon prezzo perché in Argentina costa veramente tantissimo, quindi tra poco ci sarà la frontiera e entreremo in Cile per la 4ª volta forse. Questa parte del viaggio è dedicata principalmente al nostro van. Non lo diciamo perché ormai si sa, la frontiera cilena è sempre un momento abbastanza delicato. Ci sono molte regole per gli articoli in ingresso e ci hanno revisionato più volte il van. Hola. Hola. Somos dos. Gracias. Hola. Buenas. No, a mí no. Ah. Estaciona aquí mismo. Esto. Aquí Esto. un recuadro. Este es el primer recuadro. Bajan a hacer su trámite. Sì. Eravamo tranquilli visto che era la 4ª volta, purtroppo ogni frontiera poi applica le sue regole interne e ci hanno trattenuto molto tempo a causa di un ricordo che avevamo portato dal Centro America. E stanchi dopo il passaggio cerchiamo un posto per dormire immersi nella natura. Buongiorno, prima notte in Cile di nuovo, abbiamo dormito in un bosco meraviglioso, c'è tantissimo verde,
Non fa ancora molto freddo, oggi è una bellissima giornata, c'è un gran sole e ieri sera abbiamo fatto delle terme naturali in un fiume qui vicino, ci sono delle pozze molto calde ed è bellissimo perché sei proprio immerso nella natura e siamo stati lì di notte con le stelle, c'era un cielo meraviglioso ieri notte. Il Cile ci ha dato un buon benvenuto, non proprio alla frontiera perché lì ci sono i soliti controlli molto duri. Hanno trovato dei semi di girasole e semi di sesamo e abbiamo dovuto ovviamente buttarli e poi però si sono un po' fissati perché hanno visto una decorazione e hanno visto questo che è un portafortuna praticamente che abbiamo comprato a Panama. In realtà andrebbe bruciato perché serve per purificare l'ambiente, però noi l'avevamo appeso nel van e abbiamo passato tantissime frontiere, anche in Cile tante volte l'hanno sempre visto e ce l'avevano fatto passare perché comunque è una decorazione, sono fiori secchi, non è che sono fiori freschi raccolti che possono contaminare, non so di cosa abbiano paura. E quindi il ragazzo che stava controllando voleva farcelo buttare a tutti i costi, però a me non sembrava giusto perché comunque non c'era scritto che non si possono portare decorazioni floreali secche, quindi sono andata a parlare col capo e alla fine lui con tutta la sua autorità ha fatto decidere a una povera ragazza se poteva farcelo passare o no. Lei è stata molto gentile e ci ha detto, dato che è qualcosa che vi siete portati dal viaggio come buona fortuna, buon auspicio, ce l'ha fatto passare. Però è stata una situazione un po' assurda perché sono stati un'ora lì a parlare nell'ufficio per sapere se volevano farcelo passare o no. Però appunto non penso possa far male all'ambiente del Cile perché lo teniamo sempre nel van. Vabbè, questa volta è stato molto divertente, non abbiamo filmato perché lì è assolutamente proibito, però sì, siamo arrivati in questo bellissimo posto e ce lo stiamo godendo. Intanto Carlo non si vuole alzare. Buongiorno. Ci alziamo? No. Che radiatore ci aspetta? Mamma mia, che bella giornata. Ed eccoci per la quarta volta, inaspettata e non programmata, qui in Cile. Siamo qui solo per il radiatore che abbiamo comprato via internet e spedito in un centro di spedizione di Osorno. In questa zona ci sono dei vulcani incredibili con picchi innevati e il verde è accecante. È un altro paesaggio che non conoscevamo e scendiamo dalle Ande per ritirare il pacco. E siamo abbastanza incuriositi da questo fuori programma. Questa mattina abbiamo un obiettivo ben preciso, stiamo andando a recuperare il radiatore che è arrivato via posta ad Osorno, una piccola città qui nel sud del Cile, e devo dire che questa parte era fuori dal nostro itinerario e ci fa davvero piacere essere qui perché il paesaggio è meraviglioso. Siamo in una zona al di là delle Ande che è piena di vulcani, si riesce anche a vedere il famoso vulcano Osorno che svetta con la sua forma a cono, dove è ancora rimasta un po' di neve perché siamo alla fine della stagione estiva, perché siamo già in autunno, però il tempo è dalla nostra parte perché sono previste delle giornate bellissime. Adesso mancano 10 km, speriamo che questo pezzo importante sia arrivato in buono stato. Siamo arrivati alla centrale Starken, che è praticamente una sorta di DHL che abbiamo noi in Italia, e adesso dovrei riuscire a prendere il radiatore. Tra l'altro, ironia del caso, oggi è il compleanno di Nirvan e quindi direi che se il radiatore è arrivato è proprio un bel regalo. Ecco qui la torta di compleanno di Nirvan, dobbiamo comprare le candeline. Buon compleanno Nirvan. Per farvi capire quanto è grosso il nostro radiatore, sarebbe stato veramente impossibile portarlo in valigia dall'Italia e non saremmo neanche stati sicuri di poterlo far passare alla dogana in aereo. È sempre difficile portare parti meccaniche dall'estero. Adesso faccio un breve unboxing del radiatore per vedere se è arrivato bene, perché il pacco è assicurato, quindi voglio vedere che non ci siano problemi. Direi 10 per l'imballaggio.
Ecco qua, l'adesivo dice parti europee, parti americane di importazione, radiatore. E lui, mamma quanto è bello. Tiriamolo fuori. Eccolo qua, il nuovo radiatore, è lui. Ci sono due fori da 38 qui, i supporti in basso e quelli in alto. Sembra messo bene. Qui soltanto si è piegato un po', però non penso che abbia danneggiato i tubicini. Adesso lo mettiamo a posto perché oggi abbiamo anche un'altra missione, ovvero cambiare altre due gomme che ho trovato qui, 250 km da Osorno, quindi sarà una bella giornata di viaggio potente, piena di regali al van. E dopo aver comprato anche due nuovi pneumatici, cerchiamo un posto per la notte in una delle località turistiche più famose del Cile. È vero che l'Argentina ci aspetta ancora, ma prima esploreremo qualcosa qui. Grazie per essere stati con noi e ci vediamo al prossimo video.